Ciao, sono Valeria Franco e con me c'è Maria Barone, pedagogista ed educatrice. Ciao Maria. Ciao Valeria. Anche oggi ci rivolgiamo alla fascia più giovane dei Maladaptive Daydreamers, quindi adolescenti e giovani adulti. E anche stavolta, come nel video precedente, parto da un episodio, un'altra persona che mi ha scritto. Questa volta mi ha detto: penso di avere Maladaptive Daydreaming, ma non credo sia un grosso problema, infatti fantastico soltanto circa 3 ore al giorno. Cosa ne pensi? Penso che durante l'età adolescenziale il tempo viene percepito in maniera molto diversa rispetto agli adulti, nel senso che i giovani hanno sicuramente in concreto molto più tempo durante una giornata e molte meno responsabilità. Quindi materialmente c'è più C'è tempo più da margine, gestire. certo, c'è più tempo da gestire e le poche attività sono delle attività il cui impegno non è paragonabile a quello di un adulto. Quindi 3 ore, fantasticare 3 ore al giorno sono tante. Certo, sono tante, però c'è anche da dire che c'è una trappola che i ragazzi, i giovani, vedono la loro vita come infinita praticamente, quindi vedono che c'è sempre davanti a loro un tempo per fare le cose, un tempo per migliorare, un tempo per cui pensare di risolvere i problemi. C'è tutta la vita davanti. C'è tutta la vita davanti, tutta la vita davanti. Però si passa poi ad una fase in cui da che si pensa tutta la vita per fare questo ho perso tutta la vita e non ho fatto niente praticamente. Sì, c'è proprio un passaggio in cui da ci si rende conto. Sì, e l'età adulta. Quindi diciamo abbiamo parlato di 2 concetti diversi di tempo. Uno è il fatto che la persona giovane ha materialmente più tempo durante le sue giornate, cioè magari va all'università la mattina, il pomeriggio studia un po', ma ha tempo. E d'altra parte è il tempo in prospettiva della vita, quindi ho 20 anni, faccio tempo a migliorare, a fare tutto quello che ho in mente di fare, avrò tutto il tempo di farlo. Quindi sono 2 trappole diverse, certo, ma entrambe importanti. Sì, e poi si arriva a un'età in cui si vuole recuperare il tempo perso. Esatto, quindi quello che vorremmo dirvi è: non sottovalutate la risorsa preziosa che è il tempo della vostra vita, perché quando si è giovani questa risorsa è abbondante, dopo poco tempo ci si rende conto che comincia a scarseggiare, ma non necessariamente scarseggia quando si è vecchi. Già a 30 anni si comincia a percepire che il tempo si riduce, cioè tante cose sarebbe stato meglio averle fatte prima. Magari ci si guarda indietro e si dice: ah, se avessi iniziato prima ad occuparmi di questo problema, o se avessi sprecato meno tempo a fantasticare, adesso sarei più avanti nel mio sviluppo. Certo, quindi non sottovalutate il problema del maladaptive daydreaming, perché ricordate anche che durante l'età più adolescenziale se un problema viene preso in tempo è più facile da sradicare, mentre una volta che attecchisce e si cristallizza l'impegno per mandarlo via diventa sempre più difficile, perché diventa una parte di noi, del nostro noi già adulto e cresciuto e formato. Esatto, quindi quando la mente è più malleabile è più facile intervenire, quindi abbiamo tutte le ragioni per intervenire prima possibile. Sì, perché rimandare la soluzione di un problema se si può intervenire prima. Ecco, diciamo, quando ho parlato di questa cosa con te prima mi è venuta in mente un'immagine, una metafora. Diciamo che il tempo appunto è una risorsa preziosa ed è come se io avessi una montagna di soldi e siccome sono tanti cominciassi a sprecarli. Però piano piano che il gruzzolo diminuisce dico: ah, avrei dovuto usare questi soldi con più accortezza prima. Certo. Ecco, la stessa cosa sì, si può fare con il tempo. Solo che il tempo, essendo una risorsa immateriale, forse è un po' più difficile identificare questa ristrettezza che si va, una disponibilità che si va assottigliando mano a mano, no? Certo, infatti come ogni dipendenza, anche il maladaptive daydreaming ti ruba qualcosa. In certi casi, l'abbiamo detto altre volte, ruba il denaro, in altri casi ruba la salute, e il maladaptive daydreaming ruba il tempo, quindi fate attenzione. Allora Maria, ripetiamo come abbiamo detto l'altra volta, stai per fare partire degli incontri apposta per i giovani adulti e gli adolescenti. Esatto, vi ricordo che a breve partirà un ciclo di incontri
per una fascia d'età fino a più o meno ai 25 anni, l'età dello sviluppo, in cui cercheremo di prendere in considerazione le caratteristiche e individuare una strategia anche di gestione del maladaptive daydreaming. Benissimo, per le informazioni scriveteci pure una mail, trovate tutte le indicazioni nel nostro sito e in descrizione. Grazie Maria. Grazie Valeria. Sbarazzatevi dei sogni e vivete.